Durante la seconda guerra mondiale due bande di ragazzini si affrontano per tutto il film per spartirsi tutto il territorio che poi alla fine è immaginario o comunque da dividere, da separare, e alla fine di tutto questo la supremazia dell'una e dell'altra viene costantemente switchata. Questo film mi ha sempre ricordato terribilmente quella che è la situazione per quanto riguarda Discord, o perlomeno questa parte di Discord. Orde di ragazzini, a volte capitanati da degli adulti, che letteralmente si spaccano la faccia online tutti i giorni, all'interno di guerre online che spargono non soltanto odio, ma acuiscono probabilmente delle già preesistenti insicurezze e si arriva addirittura ai disturbi. Oggi quindi vedremo che cosa sono i gacha, che cosa sono gli anti-gacha, ma già lo sappiamo, che cosa vogliono dalla mia pazienza e dalla vostra e soprattutto che cosa fanno tutto il giorno. Nella seconda metà dell'anno 2019, Longobard Kingdom, mapper di orientamento politico neofascista, entrò a far parte della comunità di mapping nota come IFMI, Intercomunità Federale dei Mappatori Italiani. Longobard Kingdom, conosciuto come Longo, era un fervente sostenitore della sistemica classificazione e del giudizio di ogni altra comunità su YouTube e soprattutto Discord. Il suo obiettivo era creare un server Discord collegato ad un canale YouTube, che potesse ospitare tutti i mapper italiani senza contaminazioni esterne. Longo era un amico stretto di altri due mapper dell'IFMI, Kazak e Leon, i quali convertì alla sua ideologia. Longo essenzialmente sosteneva una massiccia eugenetica dei mapper italiani, così da poter avere un server completamente puro e libero da influenze esterne, quelle che lui chiamava degenerazioni. All'epoca i mapper italiani tenevano molto alle loro community, ed erano in forte competizione tra di loro. Ciononostante sentivano un senso di appartenenza contrapposto ad un altro grande popolo che abitava Discord, i gacha. A causa delle peculiarità della comunità gacha, tra cui l'essere composta principalmente da preadolescenti di età compresa tra i 9 e i 15 anni in media, e del fatto che essi popolavano in maniera massiccia le community di YouTube e Discord Italia, molti mapper consideravano i gacha come i loro più grandi nemici. Tra questi mapper, Longo più di tutti considerò essenziale la lotta contro i gacha, considerandone opportuno lo sterminio per epurare Discord e YouTube Italia. Longo, insieme a Leone e Kazak, osservò e studiò a lungo il peculiare comportamento dei gacha, identificando due principali corruzioni interne al loro cuore. La prima è quella che lui chiamò fenomeno bimbo minchia, OBM. Consisteva nel comportarsi come un bambino stupido, in maniera irrazionale, incontrollata e incosciente. La seconda corruzione, ancora peggiore, è quella chiamata da lui fenomeno dei gacha sex. Questa si diramava in diverse branche, tra cui i trend delle love story, i gacha hit, e i contenuti letteralmente pornografici creati con i personaggi di Gacha Life. Secondo Longo, se tutti i gacha italiani fossero stati depurati da queste due corruzioni, e si fossero convertiti al mapping, si sarebbe potuta ottenere la pace su Discord Italia. Longo, Leon e Kazak, allora, decisero di incominciare la loro operazione di purificazione del mondo facendo guerra ai gacha. Decisero subito di attaccare il bersaglio più potente, ovvero il server Discord di Leon WGF, popolato per la maggior parte da bambini di Gacha Life. Il giorno 20 ottobre 2019, il trio si infiltrò nel server munendosi di diversi account secondari, e iniziò prima a prendere in giro i bambini nella chat generale, poi ad attaccarli insultandoli, e infine a spammare ping, link, e messaggi fino ad intasare l'intera comunicazione. Il trambusto causato durò diverse decine di minuti, ma alla fine i moderatori del server riuscirono a ripulire la conversazione, scacciando i tre aggressori. Longo, Leon e Kazak, seppur soddisfatti di essere riusciti a causare turbolenza nel server di Leon, presto capirono che questo approccio era troppo diretto, e non sarebbero mai riusciti a purificare Discord Italia in questa maniera.
Quello di cui avevano bisogno era un'organizzazione, più membri, e una lista di persone da attaccare. Fu così che quindi, la sera del 20 ottobre 2019, Longo, Leone e Kazak diedero vita all'INR, l'impero nazista del Raid. L'organizzazione dell'INR fu messa a punto partendo da un concetto di cooperazione dei tre fondatori. Al vertice dell'associazione vi era il triumvirato. Il capo supremo dell'INR fu Leon, denominato imperatore, data la sua grande astuzia e spiccato intelletto coordinante. A Kazak venne dato il ruolo di governatore degli interni, in quanto la sua capacità principale era mantenere il corretto funzionamento di qualcosa. Mentre Longo divenne il comandante dell'esercito, data la sua furia inarrestabile in battaglia, e la sua capacità di mettere in atto anche i piani più impegnativi. Ognuno di questi tre ruoli aveva dei compiti ben precisi, e la cooperazione era fondamentale. Durante gli ultimi giorni di ottobre 2019, l'INR attrasse sempre più mapper e anti-gacha al suo interno, incrociandosi e formando alleanze con altri server anti-gacha. I più importanti dei quali furono il RMA, il NSR e l'IMI. Insieme all'INR questi quattro server formavano la più grande potenza anti-gacha di Discord Italia. Il modus operandi di questa coalizione era semplice, efficace e pragmatico. Identificare i canali gacha peggiori su YouTube, infiltrarsi nei loro server Discord privati compilando una lista dei server occupati, ottenere il grado di admin mediante sotterfugi. E infine coordinare un attacco notturno spammando menzioni di everyone, eliminando i canali, i messaggi, intasando la chat, e talvolta eliminando gran parte o tutti i membri del server. In questo modo, la mattina seguente quando l'owner del server avrebbe ricontrollato il suo Discord, si sarebbe trovato il proprio server intasato da migliaia di menzioni, senza più canali né membri. Il che l'avrebbe demoralizzato e spinto a diventare inattivo su YouTube, sino a chiudere eventualmente il canale nel migliore dei casi. Questa tecnica si rivelò presto estremamente efficace, e in pochi giorni furono distrutti quasi una decina di server Discord. La coalizione di server anti-gacha riuscì perfino a infiltrarsi nel server gacha italiano più grande di tutti, che all'epoca contava oltre 400 membri, riuscendo a raderlo al suolo completamente. Questa grande vittoria aumentò di molto il morale di tutti i server anti-gacha, che sentivano già il sapore della sconfitta totale di tutti i gacha italiani. Ma una cosa con cui essi non avevano fatto i conti fino ad ora, era la grande unità della comunità gacha. Ogni qualvolta che qualcosa accadeva al suo interno, nel giro di pochi giorni essa si sarebbe diffusa come notizia nell'intera cerchia. E avrebbe raggiunto anche le orecchie dei gakatuber più importanti. Durante il primo giorno di novembre 2019, la coalizione anti-gacha, e specialmente l'INR, raggiunsero il loro massimo splendore. L'età d'oro dell'INR avvenne nonostante i recenti dissidi interiori causati dall'abbandono dell'IFMI da parte di Kazak. Egli, infatti, si stancò della disonestà dello staff, e decise di cambiare comunità in favore del RUMI, il Regno Unito dei Mappatori Italiani Internazionali. Questa sua scelta non sarà approvata da Longo e Leon, ma non causerà alcun ostacolo al progetto finale dell'INR. Più tardi quel giorno, tuttavia, l'INR decise di lanciare un attacco sul fronte di YouTube, diretto verso una gakatuber nota come Sharon Chan. Ella aveva recentemente fatto un video nel quale si lamentava del fatto che otteneva molti dislike. L'INR, riconosciuto il comportamento da BM, iniziò a commentare attaccando il comportamento della gakatuber, che in risposta, cancellò i commenti. L'affronto causato verso l'INR adirò il triumvirato, e specialmente Longo, che allora decise di utilizzare tutti i suoi account per intasare la sezione commenti di quel video ed aumentarne i dislike, ordinando a tutto il reparto militare dell'INR di fare lo stesso. Sconsolata, Sharon Chan annunciò la resa, e la volontà di chiudere il canale. Nell'INR si festeggiò un'altra delle tante vittorie, ma ben presto si venne a sapere che uno dei moderatori dell'IFMI aveva ammonito Longo e Leon per via di questo attacco. Una ammonizione del genere non era mai avvenuta prima, in quanto le azioni dell'INR e degli anti-gacha erano completamente distaccate dalle community di mapping.
Presto si scoprì che un secondo canale YouTube gacha apparve, nominato Kitty Megan. Egli, adirato dalla notizia della resa della sua presunta amica Sharon Chan, annunciò che avrebbe unito tutte le forze più potenti della comunità gacha italiana per andare contro la comunità dei mapper, i quali però si distanziarono dalla guerra, lasciando il compito di gestire la situazione alla coalizione anti-gacha. Il 2 novembre 2019, tutta la comunità gacha italiana dichiarò guerra alla coalizione anti-gacha dei mapper di Discord, dando così inizio alla grande guerra gacha. L'intera coalizione di server anti-gacha entrò in guerra contro i gacha-tuber italiani. La gacha italiana con più iscritti, all'epoca, ne contava 140.000, un numero decisamente spropositato e impossibile da pareggiare da qualsiasi mapper. Ciononostante la coalizione anti-gacha sentì che questa guerra sarebbe andata in netto favore per loro, e che si sarebbe conclusa nel giro di un paio di settimane. Sbagliavano di grosso, e sottovalutavano il loro nemico. La guerra andò avanti per un'altra settimana, durante la quale anche Longo e Leona abbandonarono l'IFMI, Longo a favore del Rumii, e Leona a favore dell'indipendenza. Durante questa settimana, la coalizione asfaltò diversi altri server gacha, ma al termine di questo periodo, la notizia della guerra giunse a un personaggio controverso e conosciuto. Il nome del canale YouTube di questo individuo era il King della zona. Egli diceva di essere un bambino di quarto Giaro, e faceva video gacha nei quali molestava sessualmente altre gakatuber donne italiane. Per questo motivo era odiato all'interno della comunità gacha, e ben presto venne odiato anche dagli anti-gacha, per via del suo comportamento immaturo e innaturale. Molti all'interno della comunità degli anti-gacha sostenevano che il King della zona fosse un troll, cosa confermata a posteriori dall'anti-gacha Cuba Mapper. Ciononostante il suo atteggiamento, seppur non genuino, rientrava nelle categorie di Longo, e dunque ben presto anche il King della zona entrò a far parte della lista nera dell'INR. Tuttavia, la coalizione anti-gacha era specializzata negli attacchi su Discord, e non su YouTube. Per questo motivo la distruzione totale del canale del King della zona non sarebbe arrivata presto. Il piano d'azione consisteva nel segnalare in massa i video e il canale del King della zona, e simultaneamente intasarne la sezione commenti. Questa operazione andò avanti per diverse settimane senza ottenere molti progressi. Nel frattempo l'INR andò incontro a una crisi. Dopo settimane di insuccessi contro il King della zona, la maggior parte dell'INR divenne inattiva. Questa piaga colpì anche Kazakh, che quindi decise di abbandonare la guerra ritenendola stupida. Così come Leon, in quanto aveva perso tutta la voglia di continuare a lottare contro i gacha. Longo rimase l'unico a continuare con la sua caratteristica ostinazione. Egli decise quindi di tentare di salvare l'INR dal collasso. Attuò una purga di tutti i membri inattivi, reclutò altri famosi anti-gacha, e per finire firmò un accordo con l'imperatore dell'IMI, secondo il quale da quel momento in poi l'INR e l'IMI sarebbero stati uniti in un unico server, con a capo Longo, comandante dell'INR, e Mappatore Piemontese, comandante dell'IMI. Questa nuova entità sarebbe stata conosciuta come CIM, Confederazione Italiana Militarista del Raid. Così il più grande ente anti-gacha nacque, attivo, pronto, e determinato a distruggere ogni rimasuglio della comunità gacha italiana. Nel frattempo l'attenzione della coalizione anti-gacha si spostò verso una gacha in particolare, nota come KTS Play. Ella era a capo di uno dei server gacha indicati come prossimo obiettivo dei raid della coalizione. Tuttavia, in qualche modo tatore ignoto, Katie riuscì a venire a sapere del raid programmato, e ad infiltrarsi all'interno del CIMR. Suo malgrado, commise un errore. Creò un post nella sezione community del suo canale YouTube nel quale annunciava la sua volontà di infiltrarsi nel CIMR e fermare l'attacco. Tutti i canali YouTube delle vittime erano monitorati meticolosamente dai membri della coalizione, e non ci volle molto prima che Longo e Piemontese scoprirono dell'operazione di spionaggio. Il CIMR, preparato, accolse Katie rinchiudendola in un canale isolato, per poi sottoporla a un lungo interrogatorio. Ma da questo interrogatorio venne fuori una svolta inaspettata.
Katie, infatti, credeva che l'obiettivo degli anti-gacha fosse distruggere completamente tutti i gachatuber, senza distinzione alcuna, ponendo fine all'intera community gacha italiana. Tuttavia, questa idea era condivisa solo da una esigua minoranza degli anti-gacha. Persone come Piemontese, invece, sostenevano che la comunità gacha italiana potesse essere lasciata fiorire, se fosse stata purificata da quei soggetti che la rendevano tossica. Ossia i gacha BM e sex. Longo, d'altro canto, aveva una visione media tra queste due posizioni, egli sosteneva che la rimozione dei gacha tossici fosse necessaria, ma non sufficiente a rendere innocua la comunità. Per quello sarebbe servita un'integrazione dei gachatuber italiani all'interno della comunità mapper. Katie, dopo questa conversazione, si trovò in accordo con la visione di Piemontese e della maggior parte della coalizione anti-gacha, e contro ogni aspettativa decise di unirsi alla loro causa per eliminare i soggetti più controversi della comunità. Quella che doveva essere una vittima, nel giro di un solo giorno, divenne una minaccia e successivamente un'alleata. Katie integrò la sua piccola comunità all'interno degli anti-gacha e divenne un membro attivo del CIMR, legando molto con Longo e con Cuba Mapper, uno dei più alti esponenti anti-gacha. Fu così che quindi, soprattutto grazie all'aiuto di Katie, dopo un intero mese di tentativi, il canale del King della zona venne finalmente rimosso da YouTube, insieme con i suoi oltre 2000 iscritti. Il CIMR si prende il merito di aver svolto la maggior parte del lavoro in questa operazione. Ma laddove un nemico viene sconfitto, un secondo ancora più forte si presenta. Prima della distruzione del canale del King della zona, Katie segnalò un secondo gachatuber che secondo lei intossicava troppo la comunità. Il suo nome era Gacciamatti, e ai tempi aveva poco più di 3000 iscritti, nonostante stesse crescendo velocemente. Gacciamatti, a differenza del King della zona, non era un account troll, ma il suo comportamento era comunque considerato uno dei peggiori all'interno della community gacha. E ciò lo fece entrare nella lista nera del CIMR. Tuttavia, recentemente il King della zona e Matti ebbero uno scontro, e questo evento fece venire in mente a Longo un piano per liberarsi di entrambi. Il piano consisteva nell'attirare Matti in una tregua, e convincerlo ad attaccare il King della zona con la sua enorme massa di iscritti. Ciò avrebbe facilitato di molto la distruzione del canale, e subito dopo gli anti-gacha avrebbero dovuto tornare ad attaccare Matti, emulandone il processo, e cancellandone il canale. Il vantaggio degli anti-gacha è che loro possedevano diversi piccoli canali, ognuno con molti account secondari, rendendo gli attacchi molto più distruttivi, e le difese molto più efficaci. Longo, dunque, chiese un'alleanza a Matti, il quale accettò, e insieme riuscirono a cancellare il canale del King della zona da YouTube. Ma immediatamente dopo, Matti ruppe tutti i rapporti con Longo prima che egli potesse farlo per primo, accusandolo di volerlo attaccare alle proprie spalle. Longo si chiese come potesse Matti aver intuito il suo piano, e fu a quel punto che Katie e Cuba lo informarono della nascita di un canale YouTube molto particolare. Il canale YouTube prendeva il nome di Marco Di Matteo, che esiste tuttora, ed è la maggior fonte di informazioni riguardanti questa guerra. Marco Di Matteo aveva pubblicato un video il 9 gennaio del 2020 nel quale spiegava come egli aveva capito fin da subito il piano di Longo, e grazie a quel video si portò Matti dalla sua parte. L'obiettivo di Marco Di Matteo era quello di contrastare gli anti-gacha, salvando la community gacha e la loro libertà di portare i contenuti che desideravano. Allearsi con un canale potente quanto quello di Matti fu una grande mossa. Ciononostante Longo non si fece abbattere, dopotutto Matti avrebbe scoperto del piano non appena fosse stato attaccato. Tuttavia Longo notò la superiorità intellettuale di Marco Di Matteo rispetto agli altri gacha contrastati fino a quel momento, e non sottovalutò il nemico. Per questo motivo iniziò una guerra spietata di commenti, e diverse teorie e dinamiche ne risultarono. La situazione attuale ricordava quella vissuta mesi prima tra i gacha. Nel settembre 2019, due canali YouTube apparvero, il primo fu Christian De Martini, il quale divenne il primo anti-gacha italiano della storia, fece diversi video in cui attaccava Gacha Life.
Ma a contrastarlo sarebbe apparso Jinkmod 20, che difese a spada tratta la comunità gacha. Entrambi questi soggetti scomparirono a novembre 2019, ma la loro situazione fu analoga a quella dell'attuale conflitto tra Marco Di Matteo e Longobard Kingdom. La guerra stava andando avanti da ormai quasi 3 mesi, e si stava evolvendo in maniere inaspettate. Fino ad ora i gacha erano sempre stati passivi difensori di loro stessi, ma adesso Marco Di Matteo era il loro attaccante. Con questa svolta di eventi, era naturale che la situazione potesse solo continuare a ribaltarsi, e così accadde. Il CIMR cade nuovamente nell'inattività, come l'INR suo predecessore, e il piemontese decise di ritirarsi completamente dal comando, ponendo fine al suo ruolo nella guerra. Longo, tuttavia, non aveva intenzione di lasciare che il CIMR diventasse una branca di una seconda confederazione, come era successo all'INR. Fu per questo motivo che chiese aiuto a San Marino, uno degli esponenti dell'RMA. Dopo aver nuovamente selezionato i membri più attivi e determinati del CIMR, ordinò un attacco da parte dell'RMA, e il CIMR venne distrutto a seguito di un attacco nucleare il 26 gennaio del 2020. Longo dunque chiese aiuto a Cuba e a Katie per fondare la sua personale comunità anti-gacha. Nacque così il Terzo Reich anti-gacha. Questo server fu allestito e organizzato nella maniera più complessa e studiata possibile. Cuba diede un aiuto non indifferente nella creazione del server. Tutti i suoi membri erano filtrati in modo tale da selezionare solo i più esperti e determinati anti-gacha in circolazione. Ma il Terzo Reich anti-gacha era destinato ad avere vita breve. Dopo una controversia nel Rumii, Longo decise di abbandonare la community per sempre, seppur rimanendo in buoni rapporti con i presenti. Cuba, anche lui membro del Rumii, si trovò disturbato dal cambio di Longo, ma ciò che veramente lo frustrava era la community che Longo scelse al posto del Rumii, il CFM. Il CFM era una community di mapping odiata da tutte le altre a causa della sua reputazione storica. Ciononostante Longo la scelse per via del fatto che la maggior parte dei membri condivideva la sua ideologia politica. Ma Cuba non poteva sopportare che Longo avesse scelto il CFM come community, e commise il suo atto più ignobile. Il 4 febbraio del 2020, Cuba bombardò il server del Terzo Reich anti-gacha, rovinando giorni di lavoro a cui anch'egli aveva contribuito. Ma come se ciò non bastasse, Cuba iniziò a manipolare Katie, diffamando Longo ai suoi occhi dicendole che il suo obiettivo era quello di sterminare tutti i gacha italiani. E non di purificare la comunità. Fece questo a lei e a tutti i gacha alleati, e poi contattò Marco Di Matteo in persona, chiedendogli un'alleanza. Marco diede il benvenuto a Cuba nella causa di difesa dei gacha, e Cuba riuscì quindi a portare gran parte della coalizione anti-gacha con Marco Di Matteo. Alleati storici della coalizione, quali Kek, San Marino, Lontra, Katie, e perfino Kazakh, vennero portati all'interno della sfera di influenza di Marco Di Matteo grazie a Cuba. Vedendo la forza con cui Marco Di Matteo si stava evolvendo, egli e Cuba decisero di organizzarsi in una comunità, la CDV, ossia la Confraternita della Verità. Questo server Discord contava oltre 600 membri, tra cui Matti con i suoi iscritti, Katie con i suoi, e gran parte dell'ex coalizione anti-gacha. Oltre che tutti quanti i gacha che si sentivano minacciati dai server di Longo. Il quale, d'altra parte, non aveva più nessuno al proprio fianco. La guerra sembrava essere già vinta, la community gacha era stata salvata dalla minaccia anti-gacha grazie all'unione di Marco Di Matteo e degli ex anti-gacha guidati da Cuba Mapper. Matti era salvo, Katie rallegrata, Cuba e Marco si sentivano potenti a capo della CDV, che come nemico aveva solo un unico Mapper, solo, stancato da mesi di conflitto, senza nessuno al proprio fianco. E costretto a contrastare una community di più di 600 membri su Discord, e diverse migliaia su YouTube. Tutto sembrava terminato, ma la potenza della determinazione non deve mai essere sottovalutata.
Come ultimo atto di interazione con Marco Di Matteo, Longo avvertì che Cuba non ebbe mai intenzione di allearsi realmente con lui e che lo fece solo ed unicamente per fare un dispetto agli anti-Gacha. Longo avvertì Marco che prima o poi Cuba lo avrebbe tradito, esattamente come aveva fatto con lui, ma Marco sminuì il tutto e non credette alle parole di Longo, continuando a fidarsi di Cuba. E ciò si sarebbe rivelato un fatale errore. Longo, nonostante la sua posizione completamente svantaggiata, non perse le speranze e la determinazione. Non accettò mai che tutti questi mesi di guerra vennero perpetrati invano. E così escogitò un piano ultimo, la soluzione finale al problema della CDV. Raccontò nel CFM quello che aveva subito, trovando supporto dai membri. 2 di questi in particolare si unirono a lui. Il primo fu Italian American Mapper, oggi conosciuto come Bicontinental. Bico era un amico di Longo all'interno del RUMI e lo aveva seguito nel CFM a seguito del suo abbandono. Il secondo era conosciuto come l'Arciduca delle Due Sicilie, egli era già membro del CFM e fu particolarmente toccato dalla storia di Longo. A loro 3 si aggiunse PS, un ex membro del Terzo Reich anti-Gacha, rimasto fedele a Longo. Insieme, questi 4 ultimi anti-Gacha rimasti escogitarono la totale caduta della CDV. Il piano di Longo era questo. Prima di tutto, Bico sarebbe dovuto andare a scatenare un'ostilità tra Marco Di Matteo e diversi altri canali YouTube che lo avevano attaccato di recente, quali Patriota Piemontese, L'Enigmista, L'Untore ed Hacker Anarchico. Questo avrebbe tenuto Marco occupato e distratto dal vero attacco di Longo. Successivamente, Longo mandò l'Arciduca come spia all'interno della CDV, sotto il falso nome di Gacha Candy 43. Candy aveva il compito di integrarsi nella comunità, fornire il maggior numero di informazioni possibili a Longo e apparire come una normale Gacha alleata. I dati raccolti dall'Arciduca coincidevano con i sospetti di Longo. Tutti gli ex anti-Gacha presenti nella CDV si trovavano lì perché le loro community personali erano divenute inattive. Essi non avevano reale interesse nel proteggere i Gacha, avevano solo bisogno di intrattenimento, e avrebbero lasciato il progetto se l'avessero ritenuto non più stimolante. Longo, dunque, realizzò che il modo migliore per terminare la guerra sarebbe stato far fare alla CDV la stessa fine del suo Terzo Reich anti-Gacha. Il server sarebbe dovuto esplodere. Longo era sicuro che Cuba avrebbe prima o poi tradito la CDV, e quindi decise che era sufficiente generare un leggero movimento nella CDV per stimolare la natura traditrice di Cuba. Egli dunque si servì della fortuita posizione di admin di PS all'interno di uno dei maggiori alleati della CDV, il server della CDA. Dopo un mese di silenzio e raccolta di informazioni, il 2 marzo 2020, Longo ordinò a PS di bombardare il server della CDA, che venne completamente disintegrato. Il leader della CDA, la mattina seguente, era visibilmente scosso, e non riusciva a superare il trauma di essere stato sconfitto. La notizia della distruzione della CDA da parte di Longo si espanse velocemente all'interno della CDV, che rimase scioccata da questo fatto. Come aveva potuto un solo anti-Gacha sferrare un attacco così potente contro la CDV? L'intera comunità era accesa e preoccupata, esattamente quello che Longo voleva. Bastava una scintilla per risvegliare l'istinto traditore di Cuba, e il fatto avvenne, ora era solo questione di tempo. Ci vollero 2 settimane ma alla fine Cuba cedette, e tradì Marco cancellando il server della CDV. L'intera comunità contraria a Longo era stata distrutta grazie a una reazione a catena. Ora tutti gli ex anti-Gacha erano tornati alle loro community di mapping, e tutti i Gacha abbandonarono Discord e tornarono su YouTube, dispersi, divisi, scossi e vulnerabili. Marco era infuriato, e tentò di organizzare una nuova controffensiva, nota come la Resistenza Seconda, ma presto compresse che la guerra era terminata, e Longo l'aveva sconfitto. E fu così che un singolo anti-Gacha, lasciato da solo contro migliaia di nemici, tradito e abbandonato, riuscì a sconfiggere ciò che sembrava imbattibile, grazie alla sua determinazione e alla sua infinita rabbia.
Poco è noto su ciò che accadde in seguito alla Grande Guerra Gacha. Ad oggi, ben 4 anni dopo gli eventi da me narrati, la situazione si è evoluta in questo modo. Marco Di Matteo, subito dopo aver annunciato la nascita della Resistenza Seconda, sparì completamente da YouTube, senza lasciare alcuna traccia. Come apparve, così scomparve. Gli ex anti-gacha tornarono nelle rispettive community di mapping, la maggior parte delle quali attualmente sono diventate inattive. Cuba Mapper, San Marino, Piemontese, Kazaka, Leon, Lontra, Naxos e tutti gli altri che avevano partecipato alla guerra, oggi hanno abbandonato ogni attività su Discord e YouTube. La community gacha italiana, devastata dalla dispersione causata dalla morte della CDV e dalla Grande Guerra Gacha, divenne sempre più disunita, inattiva, sterile. E oggi la maggior parte dei gacha italiani ha abbandonato YouTube, come fece KTS Play, e quei pochi che ancora fanno video, non ottengono più di qualche centinaio di visualizzazioni. Gachamatti continuò a portare avanti il suo canale, crebbe fino a superare i 22.000 iscritti, ma poi venne hackerato da dei veterani della Grande Guerra Gacha, che cancellarono il suo canale e tutti i suoi video. Questo fu il colpo di grazia che terminò per sempre la memoria della Grande Guerra Gacha. Infine, Longo e i suoi seguaci rimasero nel CFM. Longo continuò a fare video di mapping, ma ad un tratto il suo canale sparì, e tutte le informazioni su di lui svanirono senza lasciare traccia. Nessuno sa cosa sia successo a tutti i mapper e gli anti-gacha, né ai gacha, ma entrambe le community oggi sono completamente morte. Questa fu la storia di come un singolo gruppo, fondato per gioco, da sole 3 persone, cambiò le sorti di 2 community italiane gigantesche all'interno di Discord e YouTube Italia, portando un cambiamento irreversibile a decine di migliaia di persone. Grazie per aver guardato.